Caro Giulio, guarda un po' che cosa abbiamo. Però abbassiamo. Abbassiamo, sì. Mi rimproveri sempre. Sì. Beh, un pezzo di storia. Sì. Assolutamente. L'Insondec LP12. Beh, siamo veramente molto contenti e molto... Non so, che giradischi è, scusa? Non ho mai sentito. Allora, è il più, se vogliamo, più importante giradischi della storia dell'alta fedeltà, sicuramente il più longevo. Tenete conto che il progetto risale al 1972 ed è stato evoluto senza soluzione di continuità fino ai giorni nostri, il che significa che incrementalmente sono stati fatti migliorie su tutti i reparti, quindi senza nulla escludere, ma mantenendo la filosofia di base del prodotto. Permettimi però prima, perché così anticipo le eventuali polemiche, ma avete provato? Allora, in questa configurazione il Linsondec costa circa 4.300 euro con la testina MM, circa 4.500 con la testina MC, perché fa parte di un kit che la Lin propone proprio per aggredire il mercato dal basso e che è parecchio meno della somma dei singoli componenti, quindi è un rapporto qualità-prezzo sicuramente eccezionale. Vale la pena a questo punto ricordare il fatto che Lin da sempre è, diciamo, teorica dell'upgradabilità dei prodotti. Noi questo discorso lo avevamo già visto, l'avevamo già affrontato quando abbiamo fatto la recensione del Climax, dello streamer di rete, raccontandovi che il precedente modello era stato realizzato tantissimi anni fa ed era stato possibile per i clienti aggiornarlo costantemente fino quasi ad arrivare alle stesse specifiche della versione attuale, che invece cambia radicalmente. Però quindi, e questo è molto particolare per un prodotto, diciamo, di computer audio, se vogliamo, però la cura della Lin è sempre quella di preservare l'investimento del cliente. Con il Sondec questa cosa arriva veramente alla massima espressione, perché anche i modelli più vecchi di Sondec possono comunque essere costantemente aggiornati fino ad arrivare quasi alle specifiche dei modelli o forse attuali. addirittura alle specifiche. E tra l'altro dobbiamo ricordare quanto la Lin 50 anni fa è stata la prima a proporre un concetto completamente diverso rispetto agli altri, cioè sorgente per prima. La sorgente viene prima di tutti. Il progettista Ivor Tiefenburn era teorico di questo principio. Tutto ciò che va perso nel momento della lettura del segnale, quindi alla sorgente, non può essere recuperato successivamente, è perso ed è perso per sempre. Tenete conto che all'epoca invece vigeva il principio, ad esempio, che l'anello più importante della catena di riproduzione erano i diffusori. Oggi noi lo diamo per scontato che la sorgente è, se non la più importante, un elemento fondamentale. All'epoca il giradischi era considerato un affare che girava con sopra una puntina, insomma, niente di particolarmente critico. Mi viene in mente però, perché ho sotterrato Ivor, invece no, perché è ancora vivo, mi sono sbagliato. Però alla guida dell'azienda c'è il figlio. Il figlio, esatto, perché lui era ormai, qualche annetto si era stufato di fare i giradischi. Allora, www.audio-2g.com o .it per il nostro sito web, dove troverete anche cose aggiuntive, magari qualche cosetta pure che riguarda Sondec e giradischi che faremo nei prossimi mesi. Sì. Subscribe e campanella, e adesso andiamo con la descrizione del prodotto. Cari follower, sono riuscito a fare fuori Giulio. Non è che ho migliorato di molto la mia situazione, ma no, lui è Paolo Nobile, è uno dei titolari della K-Systems di Roma, che è uno dei concessionari della Lin. Sì, rivenditore autorizzato di livello Climax, perfetto, che è il top, giusto? Sì, ma io questo signore lo conosco da troppi anni, tanto che, vi faccio vedere questa cosa, io e lui siamo comparsi sulla rivista Stereo numero 3 del 1989, con questa bella fotografia che poi faremo vedere bene ai nostri follower, nella quale io avevo 23 anni e tu 21, Paolo. Quindi esatto. È qualche anno non solo che ci conosciamo, ma che militiamo in questo settore. Esatto. Bene, allora Paolo, raccontaci un po'
di questo Sondec entry level, quindi cosa è compreso, cosa si può avere, le testine, vai, parti. Assolutamente. Allora, come aveva anticipato Giulio nell'introduzione, questo è un pacchetto che viene chiamato Magic LP12. È un pacchetto che viene venduto dalla Lin a un prezzo, diciamo, chiamiamolo così, di ingresso sostanzialmente inferiore alla somma dei prezzi dei singoli componenti. È costituito da un giradischi Sondec LP12, ossia la base del giradischi, lo chassis, il piatto, il contropiatto, il perno, sono esattamente gli stessi di qualunque Sondec LP12 che sia sul mercato attuale. Dopodiché comprende un alimentatore Magic, che è un alimentatore in alternata di livello base. Che poi vedremo nello sventramento. Esatto, che poi vedremo e capiremo anche le differenze con gli alimentatori di livello superiore. Un subchassis che si chiama standard, che è il subchassis diciamo base. Il subchassis è l'elemento che fa da base su cui viene fissato la basetta del braccio, il perno, il piatto, e che viene sospeso sulle molle. Anche perché facciamo un passo indietro, questo è un controtelaio, quindi esatto, vuol dire un controtelaio sospeso. Esatto. Dopodiché il giradischi comprende un braccio che si chiama Crane, che è di derivazione Clear Audio, e una testina, in questo caso MM, che è la testina entry level della DIN, che si chiama Addict. Il pacchetto Magic può essere disponibile anche in versione MC con una testina MC che si chiama Coil, che costa qualche centinaio di euro di più, ma insomma il range di prezzo è molto simile. Quindi questo è il pacchetto base che si chiama Magic. Dal pacchetto Magic l'appassionato può o mantenerlo così com'è, e moltissimi appassionati sono soddisfatti di questa configurazione a vita, oppure può crescere nel tempo aggiornando i singoli pezzi fino a portare il giradischi, se vuole l'appassionato lo può portare a livello Climax, che è il livello più alto di prestazione dell'LP. Benissimo, adesso faccio una domanda provocatoria a uno che ama Lin e che ama il controtelaio, no? Perché è meglio o tu preferisci il controtelaio rispetto al giradischi, giradischi rigidi? Scusami, spiegando anche brevemente ai nostri follower, che non è detto che lo sappiano, quali sono le differenze e di che cosa stiamo parlando. Certo, guarda, sono due impostazioni ovviamente differenti, che hanno diciamo delle implementazioni entrambe di livello molto alto. Diciamo che il controtelaio sospeso è un sistema che sulla carta è in grado di filtrare le vibrazioni indotte dall'esterno e di portare al di fuori del sistema di lettura le vibrazioni che vengono create dai giradischi. Lo può fare in maniera più efficiente. Faccio un esempio molto banale: il motore del giradischi, che è una fonte di vibrazioni molto cospicua, sull'LP12 è montato sullo steel plate, che è questo di questa piastra d'acciaio che vedete qui, che fa parte della parte fissa del giradischi, quella che è solidale anche al telaio di legno, ed è disaccoppiata appunto dal telaio sospeso, dalle molle, da tutto l'anello di lettura che è costituito dal controtelaio, su cui viene fissato appunto il perno, il piatto, la basetta del braccio, il braccio e la testina. Quindi il sistema di lettura è in qualche modo isolato dalle sorgenti di rumore che provengono dall'esterno. Ok, perché diciamo molto semplicemente che questo sistema è appoggiato e poi ci sono delle molle che sospendono tutta la parte. Poi lo vedremo nel dettaglio aprendo il benissimo, e invece in un sistema a telaio rigido chiaramente questa possibilità di disaccoppiamento non esiste. Quindi vengono utilizzate delle tecniche differenti di disaccoppiamento del motore. Diciamo che sulla carta il telaio rigido ha dei problemi legati alla gestione delle componenti di rumore e di vibrazioni più delicate da gestire. Ok, quindi tu potresti affermare che questo giradischi è anche più semplice da mettere
in ambiente, passatemi il termine, perché io posso anche appoggiarlo su una base meno solida e non preoccuparmi più di tanto del... Sicuramente è meno sensibile alle vibrazioni esterne di un Ok, telaio rigido, di un telaio alle rigido. vibrazioni anche quelle per esempio introdotte dai diffusori stessi a un volume medio-alto. Certo, certo. Va bene, allora adesso che facciamo, Paolo? Passiamo allo sventramento, che però purtroppo non faccio io, perché voi dovete sapere che questo giradischi va installato in un certo modo, va smontato in un certo modo, e quindi preferisco che lo faccia Paolo piuttosto che, come sempre, i miei follower sono Procediamo. abituati a fare. Tra l'altro la LIN richiede a tutti i suoi rivenditori per contratto di gestire tutti gli apparecchi installandoli di persona, installandoli a casa del cliente, tanto più un giradischi come l'LP12 che per essere messo a punto ha bisogno di un certo know-how che appunto i rivenditori LIN hanno a disposizione. Esatto, che mi sembra un valore aggiunto importante, perché piuttosto che fare il movie boxer come poi molti rivenditori oggi fanno, ci troviamo di fronte a una professionalità, non so la tua, ma insomma scherzo, perché la nostra amicizia affonda, diciamo, in radici molto profonde, e quindi scherzi a parte, e quindi c'è una persona che è in grado di installare, di manutenere e di rispondere a qualsiasi problema abbia il prodotto, piuttosto che comprarsi una scatola, portarsela a casa e poi non metterla a punto in modo adeguato, perché poi ci troviamo spesso di fronte a prodotti molto belli che però hanno dei difetti e dei vizi di installazione che sono dovuti a delle installazioni non particolarmente fatte bene. Quindi andiamo allo sventramento? Assolutamente, andiamo. Allora, voce fuori campo, Giulio, e come potete vedere allo sventramento questa volta c'è Paolo Nobile che sostituisce Giancarlo. Buongiorno a tutti. Allora, siamo qui davanti all'Insondec, che è montato su un apposito tavolinetto realizzato dall'azienda costruttrice, che serve giusto appunto a fare il service di questo apparecchio. Setup G. Setup. Allora Paolo, dai, raccontaci un po' questo Insondec. Abbiamo già tolto la base del giradischi. Io mi insinuo in qua materiale sotto. metallico e chiude tutta la parte inferiore, quindi il giradischi è aperto e possiamo vedere adesso facilmente tutti i componenti fondamentali costitutivi del giradischi stesso. In primo piano, dentro questo chassis, questo case metallico, c'è l'alimentazione Magic, che è, come vedete, interna, e che è l'alimentazione in alternata più, diciamo, meno sofisticata dell'LP12. L'alimentazione gestisce questo motore in alternata. Dopodiché, qui sospeso sulle 3 molle, eccolo qua, 1, 2, 3 molle, potete vedere il controtelaio. Il Esatto. controtelaio, come vedete, è oscillante, adesso lo sto toccando. Ecco, facciamo vedere un altro colpettino, così Sì. vediamo come. Esatto, perfetto. Ed è l'elemento che mette in connessione il braccio. Questo è il pillar del braccio con il suo cavo, Mi avvicino un pochettino. il eccolo qua. braccio e il piatto. Il piatto adesso non si vede il perno perché è qui sotto all'alimentazione, però adesso lo vedremo esternamente, ve lo mostro. Il perno insiste a questo livello qua ed è fissato al controtelaio, ovviamente. Queste sono le molle, percorsi di massa, il cavo di uscita. Anche questo è un elemento importante, perché il cavo ovviamente interagisce con la sospensione del giradischi e il suo percorso va fatto in un certo modo senza creare diciamo scompensi alla sospensione, va fissato poi in uscita con questo elemento che si chiama P-clip. Questo è il cavo di alimentazione dell'alimentatore e fondamentalmente questo è il giradischi. Un altro elemento importante è il cosiddetto steel plate, lo potete intravedere qua. Questa piastra di acciaio spazzolato, che poi vediamo anche superiormente, Ok. sulla quale vengono imperniati tutti i perni delle molle, sulla quale quindi è appoggiato e appeso il controtelaio. Vogliamo far vedere questi pezzi che abbiamo visto assemblati, diciamo, separatamente?
Certo. Allora, questo è il controtelaio che si chiama Standard. Come vedete è un pezzo scatolato in alluminio. È l'ultima versione del controtelaio base dell'LP12 ed è l'evoluzione dei precedenti controtelai, che sono questi qua. Questo è un cosiddetto controtelaio pre-Circus e questo è un controtelaio Circus. Sono Quindi molto più cronologicamente come viene prima questo Ok. qua in realtà è un controtelaio pre-Circus abbastanza recente. Questo qui nasce nel 72 con il giradischi. Inizialmente questa barra di irrigidimento non era presente, dopodiché Ok. è stata introdotta, prima saldata, poi incollata con colle possibili. Dopodiché nel 1993 è entrato il controtelaio ed il perno Circus. È più rigido, ha la parte di irrigidimento che comprende anche il punto di fissaggio del perno. Dopodiché negli anni 2000, se non sbaglio nel 2007, è stato introdotto il controtelaio standard, che come vedete è di tutt'altra fattura, è in alluminio, quegli altri erano in acciaio piegato. ed è uno scatolare. È uno scatolare, quindi Sì. molto più rigido. Ha la parte su cui poi viene fissata la basetta molto più estesa, Sì. quindi è un supporto molto più stabile. E nel momento in cui è stato introdotto il controtelaio standard, ossia questo, ossia il controtelaio che viene fornito con il Magic LP12, sono stati introdotti anche due controtelai più performanti. Uno si chiama Core e uno si chiama Kill. Il Core sostanzialmente ha la stessa base, ma ha una basetta fresata dal metallo dal pieno e incollata con colle di origine possidica, di origine aeronautica, quindi fondamentalmente viene a costituire un pezzo virtualmente unico. Il Kill è un pezzo di tutt'altra fattura, è fresato dal pieno completamente, è un pezzo molto pregiato, viene fresato dal pieno direttamente in fabbrica in Scozia e poi viene anodizzato. Il Kill è un pezzo unico, quindi è la massima espressione della rigidità, di assenza di vibrazioni, di tolleranze minimali e così via. Senti, sempre nell'ambito di questo excursus storico, mi pare che abbiamo qui a disposizione una serie di perni. Assolutamente, anche. sì, Li vogliamo anzi vedere? sono molto interessanti. Questi qui sono, in realtà questa è la sede del perno, che è l'elemento del perno che si è più evoluto negli anni. Questo qui è la sede del perno originale, il pre-Circus, quello che veniva montato in questo controtelaio qua. Veniva montato qua, Ok. come potete vedere. Questo qua ha avuto alcune versioni dal 72 al 93, ma sostanzialmente si è mantenuto più o meno simile a se stesso, e questo è il perno pre-Circus fino al 93. Nel 93, insieme al controtelaio Circus, è stato introdotto la sede del perno Circus. Come vedete è stato migliorato molto la rigidità meccanica, i punti di contatto e di fissaggio al controtelaio sono molto più sostanziali, massicci, viene raccordato di più tutta la parte meccanica, le tolleranze sono più strette, le boccole di sostegno del perno sono fatte in maniera diversa, la base dove insiste il perno, anch'essa che è in acciaio spazzolato e lucidato a specchio, è anch'essa di materiali più performanti. Questo perno è stato quello montato di serie sull'LP12 dal 93 fino al 2020, perché nel 2020 è stato messo sul mercato il Carousel, che è l'espressione più recente e più diciamo a prestazioni più elevate del perno dell'LP12. Come vedete il Carousel è di tutt'altra fattura. Anche questo è un perno ovviamente progettato tutto dalla Lin e realizzato completamente in casa con le frese a contorno numerico della Lin. È realizzato da barre di acciaio diciamo temperato di tipo aeronautico. Il Carousel anch'esso
beneficia degli avanzamenti sia sulle tecnologie di fresatura dei metalli, sia sui materiali, sia sull'aumento della diminuzione delle tolleranze e così via. Il punto di fissaggio è ancora più rigido, possiamo vedere qui come si presenta a un controtelaio standard. Non ci sono più le viti, ma c'è un unico bullone, eccolo qua, questo è esattamente, questo bullone va poi stretto ad un valore di torque specifico. Questo qua è il perno e il controtelaio che è montato nel Magic LP12. Questa sede del perno qui carousel è montato in tutti gli LP12 attuali di ultima generazione. Benissimo. Senti, a livello di messa a punto questo giradischi, che messa a punto che fate voi rivenditori, comunque dal punto di vista proprio della accordatura, se vogliamo, in cosa consiste l'operazione? Allora, diciamo che è una somma di elementi tutti importanti, chi più chi meno, a cui bisogna fare attenzione. La Lin fa un training particolare, ma va detto che poi nel corso degli anni, con l'esperienza, si capiscono tanti elementi di dettaglio che fanno la differenza sul setup di un giradischi del genere. Una delle cose importanti, ma non è solo quella, è la sospensione. La sospensione va tarata in modo tale che il telaio, la parte sospesa del giradischi, oscilli in maniera verticale, senza movimenti rotatori, in maniera morbida e in maniera, come potete vedere, adesso non è messa neanche in piano completamente per il video. Comunque sostanzialmente devono essere annullate le componenti di movimento orizzontali, esatto, e devono essere trasformate in movimento verticale, che deve essere via via dissipato nella maniera più regolare possibile. Questo si fa regolando l'altezza delle molle con i dadi che potete vedere qua sotto. Le possiamo vedere le molle intanto? Le molle, eccole qua, queste sono le molle attuali dell'LP12 che insistono poi su dei gommini appositi. Eccole qua, questi sono i gommini su cui insistono le molle. Questo gommino si fissa nel controtelaio in questo modo, anzi ve lo mostro qua. Gommino, eccolo qua, molla, e quando è montato va in compressione. Perfetto. Quindi la molla lavora a compressione. La molla lavora a compressione. Poi per realizzare un'oscillazione pistonica regolare come deve essere, è questione di esperienza, ci vuole un po' di tempo. Senti, ancora una cosa, perché ci sta per finire il tempo dedicato allo smontaggio. Possiamo vedere la parte della cinghia e lo smontaggio del piatto? Certamente. Allora uso dei panni in modo tale da non... Dunque, cinghia a sezione piatta. Esatto, eccola qui. Questa è la cinghia che agisce su un contropiatto. Sulla puleggia del motore agisce sul contropiatto, che è solidale al perno. Perfetto. Che ovviamente va a insistere nella sede del perno che abbiamo visto prima, il carousel. Questo è il motore in continua. Banale, il cambio di velocità? Sul Magic è meccanico, si monta una seconda puleggia su quella del motore. Ok. Sugli alimentatori di classe più alta, il Lingo e il Radical, è elettronico con un tasto apposito. Ok. Se abbiamo qualche altro secondo, questo è il motore in alternata che è montato sul Magic, e anche quando si dovesse fare un upgrade al Lingo, che è l'alimentatore di livello superiore, è lo stesso motore, anche se viene montato con una flangia leggermente diversa. Diverso è il caso del Radical, che è l'alimentatore di qualità più elevata dell'LP12, che monta invece un motore in continua. Eccolo qua, completamente diverso.
che ha caratteristiche ovviamente diverse. Il motore in continua ha un rumore meccanico più elevato di quello in alternata, ma ha un rumore elettromagnetico molto più basso. Il Radical ha anche un controllo elettronico automatico della velocità di rotazione tramite sensore. Questo qua, per curiosità, fa parte di un kit di aggiornamento del Radical che, come dicevamo prima, fa parte della filosofia della Lean. La Lean dà sempre gli aggiornamenti. Quindi teoricamente io potrei applicare questo motore su questo giradischi. Assolutamente, si mette il motore, si mette il Radical, si smonta l'alimentatore Magic e il giradischi sale di livello in maniera importante, davvero importante. Paolo, grazie mille di questa esaustiva descrizione. So che ci sarebbe parecchio altro da dire, ma comunque mi pare che per oggi siamo estremamente soddisfatti di questa spiegazione. Grazie a voi, arrivederci, ciao. Possiamo dire di aver avuto un ospite eccellente. Accidenti. Stavo riflettendo su una cosa. Intanto che probabilmente i nostri follower ci vedranno sudati perché ci siamo trasportati per le scale un macigno di un amplificatore Yamaha, e questo è un teaser. Esatto, anche perché non sappiamo poi nella nostra programmazione se verrà prima o dopo, ma chi se ne frega. Yamaha 3200. Che mi è valso anche Il sangue, ma si fa questo e altro. No, dunque, dicevo, gran bell'ascolto, questo del Lean, gran coinvolgimento. Ora, io non lo nego, cioè da appassionato di audio, e avere qui davanti sul tavolo il Lean il Sondec LP12 insomma è emozionante. È emozionante, ti fa battere il cuore, perché da quando sono appassionato di audio leggo nelle cronache le meraviglie di questo giradischi. Adesso potrà piacere, potrà non piacere, ma è fuori di dubbio che si tratta di un pezzo della storia dell'audio, e quindi in quanto tale, insomma, averlo sotto mano, aver avuto la possibilità, grazie al nostro amico Paolo Nobile, di, come dire, conoscerlo nei dettagli, conoscerlo, certo, e vedere anche il percorso evolutivo. Guardate, è un percorso evolutivo che a me per certi versi ricorda quello della Porsche. Cioè, quando tu guardi una Porsche oggi, la vedi e dici è una Porsche. Quando tu guardi oggi una Porsche di 30 anni fa, dici è una Porsche. Lì in mezzo ci sono 30 anni di tecnologia, ma l'oggetto è quello, la filosofia è quello. Ecco, il Lean è la stessa cosa. Tu guardi un giradischi a controtolaio flottante, realizzato con determinati criteri, che poi è stato maniacalmente perfezionato, evoluto, raffinato. A me questa cosa, devo dire, la trovo commovente. Poi, secondo me, dobbiamo un po' tutti qualcosa alla Lean, perché non ci dimentichiamo che quando c'erano un certo tipo di giradischi giapponesi, e per esempio Technics uno per tutti, che si gridava al miracolo, suonano benissimo, sono meravigliosi, venne fuori questo Sondec che era più caro degli altri, ma che ha totalmente rivoluzionato il suono della sorgente, con un suono completamente diverso che ha immediatamente ammaliato tutto il mondo dell'audio dell'epoca, e da allora la Lean è una di quelle poche aziende che è rimasta sulla breccia dell'onda in un certo modo, senza mai avere nessun problema finanziario e riuscendo sempre perfettamente a soddisfare tutti i suoi appassionati, e questo è un valore aggiunto enorme, indipendentemente da tutto. Quindi tutti gli appassionati, anche quelli che magari criticano perché avete fatto il giradischi costoso, a parte che qua neanche 5.000 euro rispetto a certi prezzi che vedo di giradischi non mi sembra questa cifra assurda, ma in assoluto sono comunque parecchi soldi, ma in ogni caso è un prodotto eccellente, un prodotto che può essere upgradato, un prodotto che può nascere e morire così, ed è un po', come ha detto giustamente Giulio, un pezzo della storia dell'hi-fi. Sì, ma poi per quanto ci riguarda, e
la cosa magari interessa poco, però io credo che come canale di servizio di informazione audio è anche legittimo dare informazioni su prodotti di questo genere, il che non significa, lo dico per la miliardesima volta, ehi, andate a comprarvi un Lin. No, semplicemente ci faceva piacere farvelo conoscere o farlo conoscere meglio a chi già conosce questo prodotto. Anche perché non ci dimentichiamo che il Lin è uno dei giradischi più commerciati sul mercato dell'usato in assoluto, perché se andate a cercare su eBay o su tutti i vari marketplace Lin Sondek LP12 ne trovate quanti ne volete da qualsiasi parte del mondo. Occhio che ne trovate anche tanti malmessi, ovvero ci sono stati tanti tweaking, tanti come posso dire, upgrade casalinghi fatti da, secondo me, un po' sprovveduti, che hanno, come dire, con le migliori intenzioni, per carità, ma hanno inteso migliorare le prestazioni di un prodotto già eccellente, finendo con lo snaturarlo. Ma insomma, questo è un altro discorso. Veniamo al suono del Sondek. Mi piace da morire, punto. Lo so che sono tranchant, Giulio, lo so. Secondo me va fatto un discorso di come dire, chiarificazione in termini di configurazione. Noi lo abbiamo voluto provare in una configurazione particolarmente basica, quindi con una testina MM che si adattava all'ingresso MM del nostro amplificatore Copland, che in questo momento sta qui per terra davanti a noi. Quindi non stiamo parlando di una configurazione di quelle iper sofisticate con la testina MC, una configurazione piuttosto basica. Anche se c'è da dire, scusami, solo una brevissima interruzione, quella configurazione con 200 euro in più è possibile avere la testina MC della Lin, quindi più o meno il prezzo è quello. Quello che a me ha fatto piacere riscontrare è che comunque, io ne ho sentiti diversi negli anni di LP12, di Sondek LP12, resta un po' quella, a me verrebbe da definirla pasta sonora, quell'impalcato sonoro tipico di quel giradischi, che è un giradischi fatto di, come dire, tanto ritmo, un suono corposo, un suono materico, e un suono che tenderei a definire molto organico, assai poco artificioso. A me è capitato tante volte di ascoltare giradischi anche molto più sofisticati e molto più costosi, ma molto, dove ti rendevi conto che la tua attenzione era non volta alla musica, ma volta a funzionerà fino alla fine del disco questo marchingegno, questa specie di macchina pazzesca che ho davanti a me che sta riproducendo il disco, quasi che, come dire, l'artificiosità del mezzo prevalesse sul suono. Il Sondek sta là, suona, te ne dimentichi e ti viene voglia di sentire musica. Perché il Sondek, quello che mi è sempre piaciuto tantissimo, è che ti fa concentrare sulla musica e non sul dettaglio. Molti giradischi molto costosi, con testine super opulente, ti fanno concentrare sullo strumento, sul dettaglio, ma non sull'insieme. Il Sondek ti coinvolge per come suona la musica, per come ti viene voglia di sentire musica, per come batti il piede per terra perché ti coinvolge con il ritmo, e in fin dei conti questa poi è lo scopo della riproduzione. Detto ciò, come tutti i giradischi a controtelaio flottante, anche il Sondek non fa eccezione. Se non lo metti a punto come deve essere messo a punto, la magia si sgonfia. Sì, esatto, assolutamente. Ma questo però non è un problema che attiene a questo giradischi, è un problema dei giradischi a controtelaio flottante, che vanno montati e messi a punto in maniera sapiente. Certo. Infatti poi quando in rete si legge qualche sapientone che magari ha detto però il Sondek non va per... È mollaccione. Vorrei vedere quello che hai ascoltato come stava messo. Del resto una delle caratteristiche della Lin è proprio quello di affidarsi a rivenditori autorizzati, super esperti che te lo vengono a tirare a casa. Stessa cosa dicasi se lo compro usato e voglio anche solo semplicemente tararlo, fargli un upgrade, viene l'omino
che è Paolo Nobile nel caso del Lazio, ma ce ne saranno molti altri che non conosco in giro per il mondo. Esatto, e che ti vengono a casa a sistemarti il giradischi a specifica, e quindi in quel caso tu sei sicuro che il suono che ascolti è quello a specifica lì. Poi detto questo, se siete invece degli appassionati delle sonorità del giradischi a telaio rigido, vabbè, e quello è un altro discorso. Questo è, se vogliamo, proprio il prototipo, anche l'antesignano, ma è veramente il prototipo del giradischi a telaio flottante. Esatto. E quindi come tale lo dovete inquadrare. Esattamente. Io credo che noi siamo arrivati a una sorta di colossal, perché siamo andati al di là di ogni tempistica ipotizzata. Quindi se siete arrivati fino a qua vi ringraziamo. Vi battiamo fragorosamente le mani. E speriamo che sia stato interessante. Se vi è piaciuto mettete il like, fate subscribe sul nostro canale, seguiteci sul sito www.audio-2g.com o .it, e alle prossime, grazie. Ciao.